Erano le 3:40 del 31 agosto del 1888, quando nel quartiere di Whitechapel a Londra venne ritrovato il corpo senza vita di Mary Ann Nichols, una donna che di mestiere faceva la prostituta e che era stata brutalmente assassinata. Nessuno quella notte aveva la minima idea che quel caso, quel corpo e quella vittima sarebbero state parte di una delle leggende criminali più grandi della storia, forse la più grande in assoluto. Essendo il corpo avvolto ancora nei suoi vestiti, la polizia non si rese conto né di come quella donna fu uccisa, che vi risparmierò comunque perché non è necessario saperlo, né potevano minimamente sospettare che quella sarebbe stata la prima delle vittime accertate, ma probabilmente la prima di molte altre vittime, di quello che sarebbe diventato un mito nel true crime e che passerà alla storia come Jack the Ripper, Jack lo squattatore. Nonostante per decenni sia rimasto un incubo senza soluzione, perché ricordiamo che ad oggi non si conosce con certezza l'identità di Jack lo squattatore, ci sono delle ipotesi più o meno valide, ma nessuna certezza. Col tempo Jack ha perso il suo interesse collettivo, è diventato forse un personaggio in un bel film con Johnny Depp, è diventato un percorso da fare con gli amici nel quartiere Whitechapel per poi prendersi una birra tutti insieme al Ten Bells Pub, è diventato un bellissimo fumetto di Alan Moore, ma in realtà ancora oggi c'è chi indaga su questo spaventoso criminale ed è il motivo per cui noi oggi siamo qui. Se vi state chiedendo perché stia parlando di Jack lo Squattatore in un canale d'arte, vi sorprenderà di sapere che uno dei principali sospettati di Scotland Yard ancora oggi è uno dei più famosi pittori inglesi. C'è addirittura chi sostiene che basta conoscere le opere di questo pittore per farsi venire il sospetto che sia effettivamente lui Jack lo Squattatore. C'è chi è riuscito a fare addirittura una comparazione del DNA per dimostrare che proprio lui fu Jack lo Squattatore. Preparatevi ad immergervi in una delle pagine più oscure della storia dell'arte, perché sto per presentarvi il pittore e incisore Walter Richard Sickert. Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi video speciale dedicato alla festività di Halloween. No, in realtà di Halloween non me ne frega niente, ma chi mi conosce sa che sono un'appassionata di horror e di storie da brivido e quindi almeno oggi posso dedicare questo mio amore imperituro anche al canale. Ma qualora vi interessassero questo genere di video, se questo video vi dovesse colpire particolarmente, potrei prendere in considerazione l'idea di raccontarvi queste storie del mistero legate alla storia dell'arte, anche fuori dalle occasioni convenzionali. Fatemelo sapere. Ma bando alle ciance e torniamo subito a noi. Chi era questo Walter Richard Sickert e perché è stato associato a Jack lo Squattatore e soprattutto da chi? Come vi dicevo, c'è chi sostiene che chiunque conosca l'opera di Sickert il dubbio lo abbia, a prescindere dalle indagini che a quanto pare sono in corso da un bel po' a Scotland Yard. Ma probabilmente molti di voi non conoscono questo artista, nonostante sia passato alla storia come uno dei più grandi artisti pittori inglesi, che di base non era neanche inglese. Walter infatti nasce il 31 maggio del 1860 a Monaco di Baviera, così per dire, ed è un pittore di terza generazione. Che vuol dire? Vuol dire che anche suo padre e suo nonno erano pittori. La famiglia in cui nasce Walter Sickert, anche se probabilmente lui non se n'è mai accorto, è una famiglia da incubo, ma non tanto per lui, che appunto fu il primo fortunato figlio maschio di questa famiglia, di 6 fratelli, 5 maschi e una femmina, quanto appunto per la sua unica sorella femmina, Elena.
Perché in realtà la dottrina con cui sono cresciuti questi figli Sickert era una dottrina particolarmente misogina. Che vuol dire misogina? La misoginia è l'odio contro le donne, per chi non lo sapesse, e non vi sto facendo un discorso femminista, non vi aspettate niente del genere, qua le mie idee non c'entrano. I figli di Oswald Sickert, che era appunto il padre di Walter, venivano cresciuti con l'idea che le donne fossero inferiori. Di conseguenza la piccola Helena, che era Helen, la piccola appunto, l'unica figlia femmina di casa, che tra l'altro aveva anche una salute molto cagionevole, era umiliata costantemente da tutta la famiglia. Che bello! Walter per primo, non faceva altro che dire a sua sorella quanto fosse brutta e inferiore, in quanto donna. Un'altra cosa che odiavano nella famiglia di Sickert era la polizia. Qualcuno può essere d'accordo con questa visione, ma tenetela bene a mente perché questa sarà un'altra di quelle cose che ci possono tornare utili quando andremo a esaminare la questione Jack, perché il padre in particolare, che aveva una personalità molto simile a quella di Walter, era in realtà un uomo che palesemente scherniva davanti ai suoi figli la polizia a mo' di sfida e utilizzava, ricordatevi questo dettaglio, il termine scemi, proprio scemi, che poi sarà in realtà un termine specifico in inglese perché ne ho letto una traduzione, per definire i poliziotti. Ricordatevi anche questa cosa qui. Nonostante il padre non abbia spinto nessuno dei suoi figli a intraprendere la carriera artistica, Walter sin dall'infanzia ha nutrito questa sua passione e il padre lo portava comunque già a vedere i musei, le gallerie sin da piccolo e pare correggesse i suoi primi disegni. Ma com'erano questi primi disegni di Walter? I primi disegni di Walter, che poi in realtà si sono evoluti con l'evoluzione della sua tecnica nei quadri di Walter adulto, erano in realtà quasi esclusivamente dei quadri molto scuri e sono soprattutto dei quadri molto violenti. Tra i primi disegni dell'infanzia, dell'adolescenza di Sickert che sono conosciuti, pare ci fosse un disegno di varie figure della polizia che per esempio guardano corpi nudi e mutilati lasciati di lato e uno in particolare spicca per l'efferatezza del momento ritratto, che è appunto il ritratto di una donna completamente nuda, legata, che viene trafetta al petto da una lama in più punti. Ovviamente stiamo parlando di disegni di un ragazzino un po' particolare. E come è venuto su questo ragazzo? La Tate Gallery ha fornito delle immagini di Walter, quindi noi sappiamo che aspetto avesse questo pittore. Era un tipo di altezza media, biondo, con un viso molto... quella classica fisionomia statuaria, no? Mascellone, occhio azzurro, un bel ragazzo, obiettivamente. Questo ovviamente non aveva fatto altro che contribuire a creare la sua personalità così eccentrica ed egoriferita. Walter nella prima parte della sua vita si dedica alla recitazione, è infatti un attore che intorno ai suoi 28 anni lascia la sua oscura carriera di attore per dedicarsi esclusivamente a quella sua passione d'infanzia, cioè la pittura. Ma Walter è un attore proprio di natura, non è soltanto un artista, diciamo, nella recitazione. Lui mente in maniera patologica e oltre a mentire in maniera patologica adora travestirsi. E quando vi dico che adora travestirsi vuol dire che anche senza alcun motivo lui per uscire di casa si travestiva, ma si travestiva così bene, così tanto nel dettaglio da essere irriconoscibile anche per i suoi familiari, che è una cosa agghiacciante. Cioè io mi immagino che mia sorella che si traveste per uscire
per non essere riconosciuta neanche da me. Ma che senso ha? Cioè, probabilmente già da questo dovevano capire che c'era qualcosa di strano in quest'uomo. Era un grandissimo appassionato di Degas. Nonostante questo, le sue figure erano totalmente lontane da quella tipologia di figura. Infatti, proprio lo stesso Sickert disse: le ballerine io le lascio agli altri perché le sue figure predilette erano, tenete bene in mente anche questo, delle donne che lui, quindi non io, lui, vi sto riportando il suo punto di vista, considerava delle megere. Lui voleva dipingere delle donne che a suo gusto, suo personale gusto, erano particolarmente brutte. Non solo di estetica, lui doveva cercare delle figure che a suo parere fossero grottesche, cioè donne fortemente obese o donne estremamente magre. Più dal suo punto di vista queste donne erano brutte, più erano adatte ad essere le sue modelle. Ed era proprio quello che lui cercava nelle donne. Le voleva brutte, le voleva sudice e godeva nel vederle ridotte in quello stato. Nonostante questo, in realtà, Sickert ha avuto un grande maestro, che sarà anche una figura molto importante nella sua vita e anche, se vogliamo, cardine nell'associazione tra Sickert e Jack lo Spettatore. Il suo maestro infatti fu il pittore McNeill Whistler, che fu un raffinato pittore che visse dal 1834 al 1904 o 3, se non ricordo male, che lo indirizzò e lo fece entrare in un mondo di uomini del suo tempo, no? Gli impressionisti frequentavano Sickert grazie appunto a Whistler. E Sickert era completamente ossessionato dal suo maestro, tanto da copiarne addirittura alcuni modi di dire, alcuni modi di fare, no? Lui aveva questa risata all'americana anche quando scriveva, Whistler, e lui aveva assimilato, aveva fatto sua questa risata del suo maestro. Tenetelo a mente, perché è sempre una cosa di quelle che torneranno nel futuro. Ma voi vi direte, ma questa persona così strana non era palesemente strana anche all'esterno? No, diciamo che esistevano due Walter, il Walter pubblico e il Walter privato. Il Walter pubblico in realtà è una persona interessantissima e ricordiamoci che se veramente stiamo parlando di Jack lo Spettatore, stiamo parlando di uno psicopatico. Uno psicopatico che, se veramente era Walter Sickert, era un attore. Cioè, questa persona era realmente in grado di ingannare chiunque perché viveva soltanto di simulazione di emozioni. Non provava realmente le emozioni, quindi lui poteva veramente fingere di essere qualunque altra cosa, e quello che fingeva di essere, poi sostanzialmente, se uno va a leggere la personalità del padre di Sickert e la sua, era una copia o forse una messa in scena della personalità egocentrica, eccentrica e favolosa di suo padre. È una persona molto molto colta, il nostro Walter. Conosceva appunto il tedesco perché era di origine tedesca, conosceva addirittura l'italiano e il francese e capiva anche il danese, capiva lo spagnolo, capiva il portoghese e conosceva il latino addirittura tanto da poterlo insegnare ai suoi amici, capiva il greco. Era una persona estremamente colta. Ed aveva un sacco di passioni interessanti, era appassionato di libri, per esempio. La cosa assurda è che pare lui non finisse mai i libri che iniziava. Ed era un appassionato di giornali e riviste di qualunque tipo. E uno si può chiedere, ma questo quando trovava il tempo di fare tutto, di leggere tutti questi libri, di dipingere tutti i quadri che ha dipinto, di recitare, di frequentare tutte queste persone? Ebbene, lui, per esempio, dei giornali leggeva esclusivamente le cose che gli interessavano, e le cose che gli interessavano erano le cose che parlavano di lui. A volte addirittura scriveva ai giornali sotto pseudonimo.
solo per vedere se lo pubblicavano, perché adorava leggere di se stesso o se stesso sui quotidiani, sulle riviste. E la cosa che si nota della personalità di Walter era che un'altra cosa bizzarra che faceva oltre ai travestimenti era cambiarsi il nome. A volte in maniera proprio teatrale, tipo si firmava il signor Nessuno, che poi tra l'altro credo che fosse associato a uno dei ruoli che aveva interpretato nella sua carriera d'attore. Poi un estraneo o, non lo so, il tizio, il tuo critico d'arte, o dei nomignoli o degli abbreviativi, o addirittura si inventava delle professioni che non aveva o delle associazioni che non aveva, e ogni volta che firmava una lettera cambiava la sua personalità. E a volte, soprattutto Mr. Nemo, erano delle personalità che lui tirava fuori anche con i suoi amici, che comunque non vedevano niente di strano in questo, perché lui era sempre così. Quindi per loro era semplicemente Walter, non c'era niente di particolare. Walter privato era un uomo diverso, un uomo che era ancora quel ragazzino che era cresciuto in quella famiglia e di conseguenza applicava nella sua vita quotidiana, specialmente dentro il suo matrimonio, tutte le sue convinzioni. Infatti, nonostante sua moglie lo amasse infinitamente e nonostante lui avesse, ad esempio, una memoria di ferro di per sé, e anche perché appunto aveva studiato come attore, lui si divertiva a farla soffrire, fingendo di dimenticarsi tutte le occasioni importanti, anche tipo il suo compleanno, tutte le volte per lasciarla sola, e si divertiva a immaginarla sola e triste in quei momenti che invece devono essere dei momenti di gioia, dei momenti importanti. E lei comunque continuò ad amarlo all'infinito fino alla sua morte, nonostante appunto queste cattiverie, nonostante il fatto che mentisse in maniera patologica e nonostante lui sparisse per giorni e settimane talvolta senza alcuna spiegazione e senza alcun preavviso. Ricordiamocelo. Ma il motivo per cui lui odiava così tanto le donne, oltre al fatto che gli avevano insegnato a farlo, era anche parzialmente personale. Perché in realtà, a parte Sickert, soltanto le donne conoscevano quello che era il più grande segreto di quest'uomo così bello, così istrionico, così assurdo che era Sickert. E che è un segreto che lui si è portato anche oltre la morte, perché lui si fece addirittura cremare, perché nessuno potesse vedere il suo corpo di base. Il segreto di Sickert riguardava un'operazione, sì, avete capito, un'operazione che aveva avuto da piccolo nelle parti intime, che gli causò una malformazione, una deformità, ma probabilmente si pensa addirittura una mutilazione reale, che gli impediva assolutamente di avere rapporti di qualsiasi tipo, sfogo di qualsiasi tipo, e anche addirittura, per farvi capire di cosa stiamo parlando, anche per andare in bagno, per fare pipì, lui doveva sedersi, perché non poteva farla altrimenti. Quindi capiamo che era una mutilazione molto grave, non stiamo parlando di qualcosa di relativo. Questo è un altro di quegli elementi che sono stati poi riscontrati nel profilo del killer Jack, che corrispondono a Sickert, che rendono plausibile questa teoria. Ma di chi è questa teoria? La teoria in realtà è di Patricia Cornwell. Patricia Cornwell è in realtà una scrittrice, probabilmente avrete letto i suoi romanzi su Kay Scarpetta, ma non lasciatevi influenzare, perché tutto quello che lei ha scritto nel libro Il ritratto di un assassino, che è quello che ho letto io per fare questo libro dopo aver conosciuto la storia, per essere più precisa possibile, è in realtà il frutto di una collaborazione che ha fatto con Scotland Yard, quando John Gribb, forse il più famoso commissario inglese ed esperto in Jack lo Spattatore, esistono ancora tutt'oggi degli esperti che studiano il caso, gli parlò dei suoi sospetti su questo pittore Sickert. La Cornwell non capiva il nesso, ce l'aveva ascoltato molto superficialmente, no? Nel suo discorso, fino a che
non ha visto le opere di Sickert. Iniziamo un attimino a guardarle queste opere di Sickert di cui abbiamo parlato. Perché? Perché i quadri di Sickert effettivamente trasudano un'inquietudine e una violenza notevole. Quindi non è una fase che si è chiusa con i suoi lavori adolescenziali, ma continuano anche nella sua fase adulta. Il quadro che turba particolarmente Patricia Cornwell, che la spinge ad ascoltare il commissario con più attenzione, è un ritratto che Sickert fece di Ada Lundberg, che era una famosa attrice di quegli anni, che in teoria nel ritratto doveva cantare in pubblico, no? Cioè, in teoria è quello il dipinto, c'è dipinto quello. Ma questo è il dipinto. Potete notare ovviamente che lei quasi sembra urlare e soprattutto la cosa che si nota di più sono le espressioni degli uomini ritratti, abbastanza inquietanti. Questo dipinto in realtà induce poi la Cornwell a cercare di capire perché, al di là dell'inquietudine, questo commissario riteneva che potesse esserci un collegamento con questo pittore. E i motivi sono molteplici e queste sono indagini vere e proprie, ufficiali, che sono state portate avanti per anni, ragazzi. Il primo motivo che fa associare Sickert a Jack è l'opera, le modelle e i soggetti dei suoi quadri. Il motivo principale è che molti dei dipinti di Sickert sembrano, e dico sembrano perché non possiamo averne la certezza, però sembrano rappresentare le vittime dello squartatore. E sono delle cose ovviamente che lui non poteva vedere, non poteva sapere, e sono veramente molto inquietanti. Vi ricordate quando vi parlavo dei soggetti di Sickert? La tipologia di donne che lui sceglieva di rappresentare? Una delle altre caratteristiche fondamentali per diventare una modella di Sickert era non avere meno di 40 anni. L'aspetto delle vittime di Jack corrisponde all'aspetto delle modelle scelte da Sickert anche nell'età. Al di là dell'essere o non essere Jack, la personalità di Sickert era fortemente deviata e questa è una cosa che si vede nei suoi dipinti. Nei dipinti di Sickert inoltre viene fuori una violenza anche proprio concettuale. Basti pensare che molti dei dipinti di Sickert, così come i suoi disegni adolescenziali, siano sempre raffiguranti delle figure maschili sempre molto eleganti e sempre ben vestite, che si vedono in primo piano o si intravedono riflesse negli specchi, che osservano una figura femminile nuda in un letto di ferro, sostanzialmente per la maggior parte. C'è sempre questo accostamento, che è un accostamento molto violento, se ci pensate, anche proprio da un punto di vista concettuale e simbolico. Anche la sua scelta di ritrarre Ada Lundberg in quel modo lascia un po' quella sensazione di questi uomini viscidi che la fissano, no? Mentre canta. Il secondo motivo per cui potrebbe coincidere la figura di Sickert con quella di Jack lo Squartatore riguarda la sua mutilazione. Infatti la polizia in quegli anni, quando scrisse le prime relazioni riguardo gli omicidi, fu proprio che il fatto che Jack fondamentalmente non abusasse in nessun modo di quelle donne, che è invece purtroppo una pratica molto comune per quanto riguarda gli omicidi di donne, soprattutto legati all'ambito sessuale, perché comunque se vai a uccidere una prostituta tendenzialmente c'è anche un'associazione di quel tipo, ma anche perché sappiamo ormai un po' tutti, no? Avremmo tutti visto almeno una di quelle serie TV legate a indagini e cose di questo tipo, la simbologia dell'accoltellare
ha poche possibilità di interpretazione, quindi il fatto che questo assassino non abusasse in alcun modo delle sue vittime né prima né dopo la morte faceva pensare che avesse appunto una malformazione, avesse un problema legato appunto alla sua sessualità fisicamente, e che probabilmente la violenza con cui faceva le manipolazioni, asportava parti anatomiche femminili e faceva tutto quello che faceva Jack fosse proprio quasi sicuramente, cioè in realtà loro non avevano alcun dubbio, dovuto a un problema fisico importante, e Sickert ce l'aveva. Il terzo motivo che porta a pensare che Sickert e Jack fossero la stessa persona sono le lettere. Le lettere che Jack mandò alla polizia, che furono parzialmente in realtà perdute perché inizialmente non si pensava fossero autentiche, che sono state firmate dall'assassino come Jack the Ripper e che hanno molto a che vedere con Sickert, sia perché il modo di porsi era lo stesso identico. C'è questo modo molto sfottente nei confronti della polizia. Vi ricordate i discorsi che abbiamo fatto all'inizio sul padre di Sickert? Lo stesso aggettivo che viene tradotto come scemi è utilizzato anche da Jack. Inoltre, ovviamente sono state fatti tanti esami grafologici sulla scrittura di Jack, che sono stati ovviamente confrontati con quelli di Sickert, e ne viene fuori che Jack lo Squartatore fosse una persona che comunque nello scrivere le lettere alla polizia cambiava la sua grafia, ma nei momenti in cui andava a scrivere le minacce alla polizia, perché per esempio lui ha minacciato prima di uccidere 2 vittime in particolare che ne avrebbe uccise 2 insieme, in quei momenti in cui perdeva il controllo scriveva in un altro modo, quindi probabilmente veniva fuori la sua vera grafia. Confrontando la grafia che veniva fuori in quei momenti con la grafia di Sickert quando scriveva velocemente, quindi quando scriveva naturalmente, certe lettere combaciano perfettamente. Un'altra cosa bizzarra, se vogliamo, delle lettere di Jack è che alcune di queste lettere sono state scritte su carta da disegno. Alcune di queste lettere sono state scritte con pastelli grassi da litografia. Ricordiamo che Sickert era un incisore, oltre che un pittore, e alcune non sono state scritte con una penna, ma sono state scritte a pennello. Ed è una cosa veramente particolare, una coincidenza veramente incredibile, tanto che molte delle lettere di Jack combaciano nella filigrana con la carta da lettere di Sickert. Inoltre, pare che il sangue secco presente in alcune delle lettere di Jack altro non fosse che una mistura di colori, olio e cera utilizzata dagli incisori. Queste lettere in particolare hanno poi dato via al desiderio, adesso che ci sono gli strumenti, di fare una comparazione del DNA. Apriamo la parentesi per comparazione del DNA. Stiamo parlando del reperto più antico che sia mai stato sottoposto a un'indagine per omicidio. Quindi comunque riuscire a fare un esame completo dopo tutti quegli anni, dopo tutti quei maneggiamenti dei documenti, è veramente surreale, però ci hanno provato lo stesso. E questa parte, per non fare casini di interpretazione, ve la leggo e ve la metto qui. Allora, è stata trovata una sequenza di DNA mitocondriale proveniente da un singolo donatore sufficientemente specifico per darci una precisione dell'1%. Una sola persona su 100 potrebbe aver toccato la colla di quel francobollo. La stessa sequenza che viene trovata sulla prima lettera di Jack viene trovata su un'altra lettera dello scrittore e su 2 di Walter Sickert. E questo è il primo tentativo del DNA. Purtroppo questa, per quanto assurda, perché sono troppe coincidenze
per essere veramente una coincidenza. Non è sufficiente come prova del DNA, ma pare che ne faranno delle altre, tenteranno di farne delle altre, nonostante appunto ormai i campioni siano fortemente compromessi. Un'altra delle motivazioni per cui si ritiene che Sickert possa realmente essere Jack sta nella mano di Jack. Cioè, pare che dalle indagini sulle pugnalate, eccetera, pare che inizialmente si attribuisse addirittura a Jack l'essere mancino, perché si riteneva che lui dovesse avere una grossa forza, se no per pugnalare le vittime con la mano che non era la sua mano abituale. In realtà poi è venuto fuori che bastava in realtà avere una lama veramente affilata, come quella che sicuramente aveva Jack, vista la profondità dei tagli che infliggeva, per poter colpire anche con la mano che non è la nostra mano dominante. Ma anche in base alle lettere e anche in base a appunto gli studi sui corpi, la scientifica fosse convinta che Jack fosse una persona che ha come dominante la mano destra che agiva con la mano sinistra. Altra cosa interessante è che anche l'esperta grafologa Susan Bauer, che è quella che ha esaminato le lettere di Jack e che ha esaminato le lettere di Sickert, deduce che, secondo lei, Jack è una persona che scriverebbe con la mano destra, ma avendo una buonissima abilità nell'utilizzare la mano sinistra, scriva le lettere con la sinistra per cambiare la sua grafia in qualche modo. Da alcuni video presenti in archivio di Sickert, attore, anche nei suoi 70 anni, viene fuori che in realtà Sickert era praticamente ambidestro. Non era proprio ambidestro, ma aveva una capacità di utilizzare la mano sinistra tale da sembrarlo. Coincidenze? E inoltre pare che siano stati fatti anche degli studi sulle lettere di Jack, perché all'interno delle lettere di Jack lo scrittore, non so se lo sapete, ma erano presenti spesso dei disegni. E gli esperti sostengono che quelli non siano dei banali scarabocchi, ma fossero proprio dei disegni di una mano esperta. Quindi, Sickert o meno, quel che è certo è, tra la carta, i pastelli, le lettere scritte a pennello, non può essere una coincidenza, quindi in un modo o nell'altro Jack doveva avere quantomeno un interesse artistico, se non essere addirittura un artista. I più attenti avranno notato che in tutta questa storia però manca un pezzo. Abbiamo visto tanti motivi per cui Jack potrebbe essere Walter Sickert, ma ancora non abbiamo trovato il fattore scatenante. Chi ha visto, chi segue serie TV di crimini e cose di questo tipo saprà che c'è sempre un fattore scatenante nella vita di un artista, nella vita di un serial killer che è Zeus, nella vita di un serial killer che lo porta poi a commettere gli omicidi, a passare allo step del trasformare la fantasia in realtà. Jack ha iniziato ad uccidere nell'88, in teoria. Nell'88, ad agosto dell'88, e ad agosto dell'88 pare che Jack abbia iniziato a uccidere, è successo qualcosa nella vita di Sickert che lo ha turbato particolarmente. Come vi dicevo all'inizio, lui è stato allievo di tale Whistler, che era anche un grandissimo amico di Sickert, e lui, come vi dicevo, era ossessionato da questo amico, tanto da rubargli, se vi ricordate, il modo americano di ridere nelle lettere che, stavo dimenticando di dirvelo, torna nelle lettere di Jack. Ma la loro amicizia così fraterna procedette tranquillamente e in maniera totalmente indisturbata fino a che Whistler non si innamorò di una donna, Beatrice Goldwyn, che sposò proprio nell'agosto dell'88. E
i loro rapporti siano talmente tanto incrinati che non fu neanche invitato a quel matrimonio, a cui lui pare però partecipò da esterno lo stesso, andò a guardarlo lo stesso anche se non era stato invitato. E qui possiamo ragionarci quanto vogliamo, ma se la persona più importante della tua vita viene portata via da quello che è il tuo nemico in assoluto, è forse effettivamente un fattore scatenante per una personalità già disturbata di suo, perché comunque se mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle che abbiamo su Sickert, comunque non viene fuori proprio un tipo a posto, a prescindere dall'essere o non essere Jack lo Squartatore. Il matrimonio di Whistler avvenne il 6 agosto dell'88 e la prima vittima non accertata, ma che viene attribuita, se non in maniera ufficiale, a Jack lo Squartatore, perderà la vita il 7 agosto dell'88. Preparatevi al colpo di scena, ragazzi, perché pare che il pittore André Dunoyer de Segonzac, uno dei più grandi pittori del gruppo di Bloomsbury, dichiarò di aver parlato un giorno con Walter e che lui affermò di aver vissuto per un periodo nella casa del grande Jack lo Squartatore. E gli parlò di come era semplice la vita di Jack e di quanto fosse fondamentalmente una persona cortese. E la cosa assurda è che non solo lui gli parlò di questa cosa, lui dipinse la stanza di Jack lo Squartatore. E questo quadro è stato nascosto in un magazzino per 20 anni prima che venisse trovato, e questo quadro non è stato reso pubblico, non appartiene a nessuna collezione in particolare, perché la gallerista a cui appartiene non l'ha mai messo in un catalogo. E la cosa agghiacciante è che poi fu controllato quel dipinto e pare appartenga veramente, sia veramente l'interno di una casa di Camden Town che esiste realmente. C'è proprio un indirizzo che però non diffonderò perché forse non è il caso, ma che si trova all'interno del libro di Patricia Cornwell, e che potrebbe essere proprio la prova del 9 sull'identità di Jack lo Squartatore. Ho dimenticato di dire questa cosa. Dopo gli omicidi di Whitechapel, praticamente pare che Sickert facesse delle battute continue su questi omicidi. Sapete che lui aveva questa personalità, era un attore, faceva sempre era molto teatrale, si travestiva, faceva tutte queste cose strane, ma pare che dopo quegli omicidi fosse ossessionato da quegli omicidi, non facesse altro che parlare di questi omicidi in maniera comica, come se fosse una cosa divertente, e creare spettacolini in tema. Tipo una volta si fece trovare dai suoi amici nel letto sdraiato con questo manichino che doveva rappresentare questa donna svegliata, e i suoi amici non si insospettirono mai per questa cosa, perché insomma è Walter, lui fa queste cose. No! Ovviamente, comunque sottolineiamolo, queste sono teorie, nessuno lo ha mai interrogato, e fino a che non interroghi il diretto interessato non potrai mai sapere. Se a suo tempo avessero raccolto tutte queste prove e avessero seguito Sickert, avessero fatto delle indagini serie, sarebbe stato molto diverso da farle adesso. Ci sono delle prove che effettivamente fanno sembrare che Sickert possa essere effettivamente Jack lo Squartatore, ma nessuna prova utilizzabile. Anche il test del DNA che hanno fatto non è abbastanza definitiva come prova, e probabilmente non potranno fare chissà quanti altri test del DNA visto il materiale così vecchio e così contaminato. Quindi comunque teniamo conto che tutto questo appunto è una delle tante ipotesi su Jack lo Squartatore, che però obiettivamente è molto plausibile. Ma potrebbe anche benissimo essere una serie di strane coincidenze, appunto magari Jack è soltanto un artista, ma non Sickert, per esempio. Magari Sickert era un problematico, ma non era un assassino. Chi può dirlo? Non possiamo saperlo, quindi appunto prendete questo video per quello che è.
un'ipotesi che è stata portata avanti per tanto tempo e che ancora oggi, a quanto pare, si prova a dimostrare. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero vi sia piaciuto, spero non vi siate annoiati, spero anche di avervi fatto conoscere un artista che, seppur totalmente folle, non conoscevate. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere, perché a me piace un sacco parlare di cose un po' oscure. Se siete interessati ai video sull'arte, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. Mi raccomando, passate una piacevole settimana, delle feste tranquille. Mi raccomando, Sickert non è uno di quei pittori che vanno presi a esempio, e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!